Ciao amici di YouTube, eccoci con un nuovo tutorial. Oggi andremo a fare il tagliando a questa bellissima Giulietta del 2015 1605 cavalli. Andremo a fare la sostituzione dell'olio con relativo filtro antipolline e filtro dell'aria. Adesso basta con le chiacchiere e mettiamoci subito all'opera. Questo è l'olio, il Selenia 530, l'ho acquistato su eBay, tanto vi lascerò sotto in descrizione come sempre il link diretto per l'acquisto. L'ho pagato 47 euro e sono 5 taniche da 1 litro. Questo invece è il filtro dell'olio della Magnete Marelli, acquistato su Amazon alla modica cifra di 14 euro. Poi c'è il filtro antipolline di concorrenza ai carboni attivi, acquistato su eBay a 15 euro. E questo invece, come potete notare, è il filtro dell'aria della Purflux, acquistato su Amazon alla modica cifra di 14 euro. È un filtro a forma cilindrica e più avanti scoprirete la Giulietta dove ce l'ha nascosto. Tutti i ricambi naturalmente sono compatibili con la Giulietta 1605 cavalli, della quale andremo a fare il tagliando. Alziamo l'asticella dell'olio, sviriamo il tappo in modo da poter far entrare aria e questo ci agevolerà lo scolo dell'olio. Poi alziamo l'auto con il click e mettiamo i nostri cavalletti. Poi prendiamo un bussolotto da 10 e con una chiave a cricchetto iniziamo a svirare i perni che fermano il supporto motore. Qui invece ci sono 3 vite a croce. Altri perni sempre da 10. E 2 vite a croce. Una volta svitato tutto, spingiamo verso l'anteriore dell'auto e tiriamo verso il basso e verrà via tutto il supporto motore. Mettiamo perni in un piattino calamitato per non perderle e poi prendiamo un bussolotto da 13 per svitare il perno della coppa. Per scolare meglio tutto l'olio togliamo la macchina da cavalletti in modo che rimanga orizzontale. Qui tolgo il coprimotore superiore in modo che quando andrò a mettere l'olio nuovo avrò più spazio per poter mettere un imbuto. Qui tolgo la ruota e vi faccio vedere dove è nascosto il filtro dell'olio. Eh sì, avete proprio capito bene, per cambiare il filtro dell'olio alla Giulietta bisogna smontare la ruota anteriore destra. Ecco qua il nostro filtro dell'olio, però per poter entrare meglio con una chiave e con le mani dovremo togliere un pannellino di plastica e adesso vedremo come. Qui dietro ci è nascosto un dado da 10 avvitato su una barra filettata, quindi una volta svitato il dado bisogna scostare il pannellino di plastica verso l'esterno e tirarlo verso il basso.
E una volta tolto anche questo avremo molto più spazio per poter togliere il nostro filtro dell'olio. Con un calibro misuriamo la testa per vedere che chiave ci vuole. Una 32 e voilà, ecco la 32. Qui ho messo del cartone in modo da far scolare l'olio sul cartone e non imbrattare i pezzi sottostanti. E una volta svietato il tappo sfiliamo il filtro che è semplicemente ad incastro. A questo punto sostituiamo la guarnizione con quella nuova. Adesso andremo a mettere il nuovo filtro. Basta spingerlo verso l'interno e si incastrerà da sé. E per finire diamo una pulita all'interno del tappo ed avvitiamo a mano finché non sentiremo che è duro e quindi a quel punto utilizzeremo la chiave. Il tappo andrebbe stretto a 30 N, però non avendo spazio per poter entrare con la mia chiave dinamometrica, stringeremo finché il tappo non sarà arrivato a battuta. Poi diamo una pulita intorno al filtro in modo che quando andremo ad inserire il nuovo olio, nel caso ci fosse qualche perdita, si vedrà in modo migliore. Qui uguale, stessa cosa, diamo una pulita allo scarico della coppa e poi andremo a pulire anche il perno. Poi prendiamo il libretto di uso e manutenzione e vediamo quanti litri di olio vanno all'interno del motore. Con filtro 4,2 litri. Per ora ci siamo, però controlleremo meglio dopo una volta acceso il motore e fatto andare in circolo tutto l'olio. Intanto passiamo a smontare l'altro pannello coprimotore per sostituire il filtro dell'aria. Comunque è troppo una assurdo.
Cioè, l'ho tolto tutto. Ricordatevi una cosa, che la seconda vite a partire da sinistra e la seconda vite a partire da destra sono due viti più corte rispetto alle altre, che sono tutte uguali. Qui una volta svitato il coperchio basta tirare il filtro dell'aria verso il basso. Confrontiamo sempre i ricambi nuovi con quelli vecchi prima di installarli. Adesso facciamo la prova, mettiamo in moto e assicuriamoci che la spia dell'olio si spenga. Poi rimontiamo vari pannelli di plastica. Lasciamo l'auto accesa per qualche minuto e andremo a ricontrollare l'olio. Avendo messo 4 taniche da 1 litro mancano giusto quei 200 grammi in più, quindi andremo a rabboccare l'olio e abbiamo finito il lavoro. Perfetto! E adesso andremo a sostituire il filtro antipolline. Basta semplicemente togliere questo pannellino in plastica che è ad incastro e una volta tolto troveremo questo sportellino verticale dove all'interno c'è il nostro filtro. Togliamo anche quest'altro pannellino superiore che è semplicemente ad incastro, così ci agevola l'uscita e l'inserimento del filtro nuovo. Mi raccomando, il verso della freccia che trovate stampata sul filtro deve essere verso l'interno dell'abitacolo. Una volta inserito il nuovo filtro, rimettiamo lo sportellino, rimontiamo tutto e il gioco è fatto. Eccoci amici a fine tutorial, come al solito il lavoro è andato tutto liscio come l'olio. Se il video vi è piaciuto sapete cosa dovete fare, lasciare un bel like e se volete vedere altri miei video l'unico modo è iscrivervi al canale, quindi iscrivetevi al canale. Se poi vi interessa vedere video solo inerenti alla riparazione auto, riparazione smartphone o unboxing eccetera, come ben saprete basta andare nella playlist e lì vedrete tutti i miei video. Io vi saluto e alla prossima, ciao! Cliccate su iscriviti e poi clicchiamo sulla campanellina accanto, tutte, e in questo modo andrete ad attivare le notifiche del mio canale, ovvero tutte le volte che io andrò a caricare un nuovo video vi arriverà la notifica.